Con questo cappello, ragazzi, mi sento il Panzer non tedesco, ma campano. Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul canale per questo nuovo video. Oggi torneremo ragazzi a lavorare negli interi della mia Audi A5 ed andremo ad effettuare un intervento barra modifica sul volante che ho recentemente installato. Vi lascio ragazzi come sempre qui sopra in sovraimpressione, così come anche nelle schede, il video dell'installazione del nuovo volante. È un video veramente molto bello, gli interni sono totalmente cambiati con quel volante ragazzi, quindi vi consiglio di vederlo qualora foste interessati ad una modifica del genere. Oggi ragazzi cosa andremo a fare? Andremo a cambiare la cover airbag, una delle modifiche più apprezzate dai possessori principalmente di Audi, Volkswagen e quant'altro, in quanto tutti quanti quando vanno a modificare un volante solitamente vanno ad includere anche la sostituzione della cover airbag base con una versione magari in pelle con loghi cromati o neri. Se ricordate ragazzi, sul mio volante i loghi sono neri ed è l'unica cosa che non apprezzo tanto di quel volante, in quanto non ho presenza di alcun logo nero sulla vettura e per gusto mio personale preferisco mantenere comunque le cromature, che poi alla fine non sono manco così tanto cromate ma sono tipo di alluminio sfazzolato, quindi comunque vanno anche a richiamare le trim presenti in abitacolo, sulle portiere e sulla console centrale. Ovviamente ragazzi si tratta semplicemente di gusti. Io personalmente non apprezzo tantissimo i loghi neri, ma preferisco mantenere questa estetica qui. Ovviamente ragazzi voi potete scegliere per il vostro volante la cover che più preferite. Ovviamente ragazzi vi lascio qui sotto la pagina dei ragazzi che mi hanno fornito il volante, parlo di Niccolò e Gabriele. Ovviamente qualora aveste bisogno di parti del genere potete tranquillamente contattarli e farvi fare un preventivo personalizzato su vostra misura. Il fine del video comunque ragazzi, oltre che farvi vedere la nuova cover, è dimostrarvi come andare ad effettuare lo swap, quindi la sostituzione della cover airbag su un volante di nuova generazione come quello che ho installato io sulla mia A5. Quindi ora andiamo in auto, smontiamo il volante, molto belli questi modellini, un giorno magari ve li faccio vedere per bene, e niente. Procediamo a rimuovere la vecchia cover airbag con i loghi neri per rimpiazzarla con questa qui nuova. Ovviamente ragazzi, prima di procedere con il video, come sempre vi ricordo di lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale e dare anche hype al video per supportare i miei contenuti e darmi modo di realizzare sempre più video del genere. Due consigli molto veloci ragazzi, quando vi cimentate in operazioni del genere, sono delle cose che non vi ho specificato anche nel video di installazione del volante, ma due avvertenze fondamentali. Prima di effettuare interventi del genere, staccate sempre la batteria e aspettate un 10-15 minuti prima di iniziare a smontare l'airbag installato sul volante. Altra cosa che vi consiglio di fare ragazzi, quando andate a rimontare il nuovo volante con la vite 1000 righe che mantiene appunto il volante al piantone di sterzo, sulla vite ragazzi andate ad applicare sempre una goccia di Loctite blu, in modo tale da scongiurare qualsiasi potenziale fenomeno di allentamento della vite che mantiene il volante. Eccoci qui ragazzi, siamo finalmente in auto e questa è la comparativa. La cover che andrò ad installare ragazzi ovviamente è letteralmente la stessa, quindi abbiamo una cover in pelle con le cuciture silver, ma l'unica differenza sta semplicemente nei loghi. Io, per come è impostata la mia vettura negli interni, preferisco ragazzi andare a mantenere i loghi cromati, che comunque in un modo o nell'altro andranno a richiamare anche le trim presenti sul tunnel centrale, portiere e quant'altro. Dettovi questo ragazzi, ora smonto l'airbag originale e lo portiamo ora poi su in casa e lo lavoriamo. Una volta ragazzi quindi che abbiamo messo il chiavino nella parte posteriore dove sono queste molle e fatto leva nella parte centrale, ragazzi l'airbag si sgancia e viene via. Ora non vi resta da fare poi nient'altro che andare a rimuovere il connettore che va sul contatto spiralato, quindi questo qui giallo, e poi vi resta il connettore questo qui piccino dei comandi al volante. Fatto questo poi l'airbag è pronto alla sostituzione della cover. Ok ragazzi, allora qui abbiamo la vecchia cover airbag con il suo airbag da andare ad alloggiare nella nuova cover airbag, quindi quella con i loghi cromati. Primo tips ragazzi innanzitutto che vi do è quello di andare a fare magari delle foto dal retro della cover airbag, in modo tale da ricordarvi dove vanno tutti gli spinotti, le resistenze e quant'altro. È una piccolezza ragazzi, ma potreste eventualmente fare confusione anche ad esempio tra, non lo so, i due fili marroni, questi qui. Quindi il primo consiglio che vi do in assoluto è quello di andare a scattare un paio di foto del retro dell'airbag prima di procedere allo smontaggio. Prima operazione da fare ragazzi sarà quella di andare a rimuovere il cablaggio dell'airbag, quindi andiamo a rimuovere i connettori marroni e quello lì azzurro, quindi ce ne sono tre, ovvero 1, 2 e 3. Ok, quindi abbiamo liberato ragazzi i due connettori marroni e quello lì azzurro. Poi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a rimuovere i due connettori delle resistenze. Andate a fare leva qui dentro, premete sulle linguettine ok. Una volta fatto questo ragazzi
come regola abbiamo liberato questa cordicina qui. Rimosso poi il primo connettore, diciamo, della prima resistenza, ragazzi, possiamo andare a rimuovere questo qui, quindi il connettore centrale. Una volta sganciata quindi la sicura arancione, possiamo andare a liberarlo. Così facendo, ragazzi, il cablaggio airbag viene interamente via, anche se comunque rimane incastrato sull'airbag grazie a queste sorte di due clip che mantengono quindi la struttura del cablaggio airbag sull'airbag stesso. In ogni caso, comunque, ragazzi, non è necessario andare a rimuovere questa parte in plastica bianca che mantiene, diciamo, il cablaggio dell'airbag in posizione sul retro dell'airbag. Quindi la prossima operazione che andremo ad effettuare sarà quella di rimuovere questi 4 bulloni da 8 che mantengono diciamo, il retro dell'airbag alla cover. I 4 bulloni, ragazzi, quindi ora li abbiamo rimossi. Come regola dovremmo essere pronti per poter rimuovere la parte posteriore, diciamo, della struttura dell'airbag dalla cover. Ok, così facendo, ragazzi, abbiamo separato la parte posteriore quindi dell'airbag completo dall'airbag stesso. Così facendo poi, ragazzi, potremo andare a separare definitivamente la cover airbag dall'airbag in sé, ok? Successivamente poi tutto questo corpo airbag andremo ad inserirlo nella nuova cover. Basta semplicemente andare ad alzare le linguette, iniziare a tirare da una parte e poi procedere alla stessa maniera per tutte le linguette. Così facendo, ragazzi, abbiamo separato quindi la vecchia cover airbag dall'airbag ed ora andremo a rimettere tutti i componenti nella nuova cover airbag. Quindi, ragazzi, una volta che abbiamo rimesso in posizione sotto tutte quante le linguette della cover airbag, l'airbag stesso, siamo pronti con il rimontaggio della parte posteriore del retro airbag. Quindi a breve, ragazzi, andremo a richiudere il tutto. Siamo praticamente pronti per il montaggio. Non vedo l'ora di vederla in auto installata. Quindi una volta fatto questo, comunque ci troveremo con la cordicina che è passata nel foro. Ok, perfetto. Perfetto, ragazzi. Ok, ora siamo letteralmente pronti per il rimontaggio. Ora dobbiamo andare a rimettere subito in posizione la cordicina dell'airbag ed ovviamente la andremo a rimettere in posizione qui. Andiamo a collegare l'altro connettore posteriore dell'airbag, incastriamo e premiamo la sicura arancio. Andiamo a rimettere i bulloncini da 8. Fatto questo, siamo pronti per ricollegare i connettori del cablaggio airbag. Quindi abbiamo i due cavetti marroni e abbiamo questo qui azzurro e abbiamo letteralmente finito. Ok, ragazzi, come regola la cover airbag ora è pronta per essere reinstallata. Tenendo conto purtroppo, ragazzi, del fatto che ha già fatto buio e non c'è una luce veramente ottimale, sono le 17:25 ed è già completamente buio, aspetterò domani che faccia giorno per andare ad installare la nuova cover airbag appena assemblata, quindi ci vediamo tra qualche ora. Giorno 2, ragazzi, e qui abbiamo l'airbag pronto all'installazione. Ora, ragazzi, dovremo andare a collegare solamente il connettore giallo e questo qui più piccino, nero. Questo è il connettore, ragazzi, dei comandi al volante, mentre questo qui, ragazzi, è il connettore che andrà direttamente sul contatto spiralato. Tutti e due i connettori, ragazzi, sono collegati, non so se riuscite a vedere. Ora non c'è da fare nient'altro che andare a mettere ad incastro
il volante. Ora togliamo un attimino questa microfibra che avevo utilizzato per proteggere il volante e non farlo graffiare. Ok. E finalmente, ragazzi, il volante ha la cover airbag giusta. Che bello. Andiamo un attimino a stringere i grani. In quanto, ragazzi, un altro piccolo intervento che ho effettuato per andare a richiamare i dettagli delle cuciture presenti sul volante è stato quello di andare a cambiare la cuffia cambio. Ne ho messa una sempre in Alcantara, ma con le cuciture silver che vanno a richiamare appunto quelle del volante e della cover airbag. Finitura in pelle traforate d'Alcantara, cuciture silver, mostrina nero lucida, che è l'unica parte nera lucida del volante, e poi abbiamo la cover airbag sempre in pelle con le cuciture silver come la corona, ma i loghi cromati. E poi abbiamo finalmente matchato anche con le cuciture del volante e della cover anche la cuffia cambio in Alcantara, che va a richiamare l'Alcantara sul cielo. Damn! Oppure sui pannelli porta, cazzo! In ogni caso, ragazzi, sono veramente molto soddisfatto, quindi con il video di oggi direi che ci siamo. Mancano solamente i sedili. Devo cambiare i sedili. Datemi un consiglio, non so che sedili mettere, ma voglio swappare almeno quelli anteriori. Dettovi questo, ragazzi, vi ringrazio come sempre ancora del tempo che mi avete dedicato e vi invito a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale per supportare i miei contenuti. Ci vediamo al prossimo video dove sicuramente torneremo a mettere mano sulla mia daily, l'Audio 3 8P Sportback. Bella, raga!